Buongiorno e bentrovati o bentornati qui sul mio canale Apparsi in Cucina. Come vedete sono di nuovo nella mia postazione di lavoro, diciamo così, visto che mi arrangio in questa maniera. Non sono nella mia classica cucina e come avete visto dal titolo faccio il pinzone ferrarese di Bruno Barbieri. Perché questo? Oggi dopo il pranzo già sia le mie ragazze si stavano preoccupando di cosa avremmo mangiato stasera, perché qui funziona così. Qua si parla che a pranzo già si parla di quello che si deve mangiare la sera. La pasta no perché l'avevo mangiata la mattina, la carne un'altra volta, il pesce non me va, una cosa e un'altra. Alla fine mi è venuta questa idea, dico, ma visto che non abbiamo fatto la pizza da un po' di tempo, vogliamo fare sta focaccia particolare con i ciccioli, che poi è alternativa la cosa, uno ce li può mettere o non ci può mettere. Dico, vogliamo fare questa qua? Dice sì, sì, facciamola, facciamo. E quindi io, visto che questi giorni, girando un po' su YouTube, ho visto questa ricetta di Bruno Barbieri, ho deciso di farla. Chiaramente seguirò le sue istruzioni. L'unica cosa che mi manca di tutto quello che lui ha proposto è il lievito di birra fresco, perché come ho già detto in altri video di questo periodo, durante questa disgraziatissima quarantena, sono spariti le farine, i lieviti, le uova a volte sono mancate o comunque ce n'erano pochissime. Quindi io mi arrangerò con il lievito secco, ho fatto un po' il calcolo tra il lievito fresco e quello fresco quanto ce ne doveva essere e quindi vi lascio adesso con gli ingredienti e la preparazione e poi ci vediamo alla fine del video. Allora, io ho preparato gli ingredienti, adesso vi faccio vedere, come ha detto lui, le stesse identiche quantità. Vediamo subito. Allora, gli ingredienti sono 500 g di farina zero, 10 g di olio, 10 g di sale, che sarebbe poi un cucchiaino pieno, 85 g di strutto. Lui dice mezzo uovo, io adesso chiaramente ne ho preso uno, ne metterò un pochettino, vediamo un po' come si può fare. Ho il lievito, allora lui ha 40 g di lievito fresco, io ho solo ho il lievito secco. Facendo il paragone, calcolando bene, ho visto un po' su internet eccetera, in pratica i 40 grammi equivalgono a circa 12 grammi circa di lievito secco. Io spero che vadano bene. Qui c'era una bustina che avevo già iniziato, infatti ho controllato, sono 4-5 grammi e 7 sono 12, quindi io mi arrangerò adesso con queste due e quello del mastrofornaio della Pane Angeli. Poi abbiamo la pancetta, io l'ho tostata un po' prima perché non mi piace proprio cruda e poi cotta in forno, l'ho tostata un po' prima. Qui sono 100 grammi, ma io ne metterò un po' di meno, i 50, 225 grammi d'acqua, eccola qui a temperatura ambiente, e il rosmarino tritato. Lui diceva chiaramente che serviva a temperatura ambiente per sciogliere il lievito secco, il lievito fresco, scusate, però io ho il lievito secco, quindi lì dentro non ci va. Adesso vedo un po' un attimino e vedo di fare un discorso diverso. Vediamo la preparazione. Allora, cominciamo con la preparazione. Se sentite sottofondo delle voci, è mia moglie di là che sta lavorando, Allora, prendiamo la farina. Lui, chiaramente, se vi andate a vedere il video suo, avendo il lievito fresco, lo metteva all'interno dell'acqua a temperatura ambiente, poi insieme all'olio e la faceva sciogliere. Noi in questo caso, io in questo caso, avendo il lievito secco, lo miscelo già in mezzo alla farina. Quindi prendo i 5 grammi che avevo da parte con la bustina già aperta, più gli altri 7 della bustina chiusa, ecco qua, e adesso misceliamo le due polveri con una forchetta. Una volta che abbiamo miscelato la farina con il lievito, adesso lo mettiamo sul piano da lavoro, voilà, e facciamo la classica fontana. Una volta fatta la fontana mettiamo dentro lo strutto tagliato a pezzettini, poi aggiungiamo il sale, il rosmarino tritato, poi aggiungiamo la pancetta affumicata. Io qua, come ho detto, ne avevo preparata un po' di più,
però non ne voglio abusare, anche perché se poi questo pinzone serve per essere riempito, e quindi mettendoci dentro della mozzarella piuttosto che altre cose, insomma utilizzeremo per quello. Aggiungiamo il mezzo uovo. Io, a dire la verità, l'ho sbattuto in modo tale che avessi completamente sia l'albume che il tuorlo. Adesso ne metto veramente la metà, come dice lui, e poi prendiamo l'acqua, dove ci andremo a mettere anche l'olio. Adesso poi lo misceliamo e lo andremo ad aggiungere al centro, poco per volta, e cominceremo ad impastare, cercando di non rompere la fontana, chiaramente, mettendo mano a mano la farina. Sta incorporando piano piano. Mi sembra che l'impasto sia venuto liscio, elastico, quindi ci siamo. Adesso proseguiamo con il resto della ricetta. Allora, prendiamo una teglia di quelle medio piccole, questa non mi ricordo da quant'è, 30x22, e la ungiamo bene. E adesso ci andremo a mettere dentro il nostro impasto. Ho messo dentro l'impasto, lo andiamo ad allargare. Poi lo foriamo con una forchetta. Ecco fatto. Fatto una volta questo, lo copriamo con un canavaccio e poi lo mettiamo in lievitazione. Allora, lui dice di metterlo davanti alla bocca del forno, appena acceso, eccetera. Farò come dice lui. Io generalmente lo metto, quando faccio gli impasti, li metto sempre all'interno del forno con la luce accesa e basta. Qui dice che deve raddoppiare di volume circa una mezz'ora. Adesso vediamo, perché io l'ho utilizzato il lievito secco, lui quello fresco, quindi non so se i tempi cambiano. Vediamo e poi vi saprò dire. A dopo. Allora, ecco qui. L'impasto si è lievitato, è diventato più gonfio, come vedete. Adesso lo inforno a 180 gradi per 40 minuti circa. Valutate sempre poi la potenza del forno, voi lo conoscete meglio di chiunque altro, chiaramente. E ci vediamo alla fine della cottura, così vediamo com'è andata. Allora, eccola qui, come vedete è venuta perfetta, bella colorata. Adesso la sforno, la faccio raffreddare qualche minuto e poi facciamo la prova del taglio. Allora, eccoci qua, siamo pronti per la prova del taglio. Mi sembra che il suono sia più che giusto. Guardate che bello, morbido. Questo chiaramente è l'effetto anche dello strutto, che è fantastico. Ecco, questo poi si può farcire con quello che vedete che abbiamo approntato, dalle melanzane sott'olio a dei pomodorini conditi, il salame, la mortadella, ma anche l'insalata volendo, perché si può farcire anche con le verdure. Detto questo, io ringrazio intanto Bruno Barbieri perché ha condiviso questa ricetta. Io l'ho riproposta, mi sembra che sia venuta più che bene. Poi l'assaggio, anzi lo facciamo subito. Eccolo qua. È veramente buona, ve la consiglio come ce l'ha consigliata lui. Quindi grazie a lui chiaramente per aver condiviso questa ricetta, grazie a voi per aver visto il video. Se la ricetta vi è piaciuta e se quello che ho provato delle ricette di un'altra persona, ma comunque della tradizione ferrarese, vi è piaciuto, ricordate di mettere un bel like. Chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale cliccando quella campanella lì sotto per non perdere le mie prossime ricette e noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti e buona cena!